In Italia, oltre un terzo del territorio è coperto da foreste e la maggior parte di queste versa in stato di abbandono. La gran parte dei boschi italiani, poco meno del 70%, è di proprietà privata e si tratta di proprietà per lo più piccole e frammentate che si trovano in aree spopolate con proprietari anziani o dispersi lontano. Pertanto una gestione forestale attiva è veramente difficile. Le foreste non gestite risultano più vulnerabili agli effetti della crisi climatica. Aumenta il rischio di incendi, di frane, di dissesto idrogeologico e diminuisce anche la capacità di cattura dell'anidride carbonica dall'atmosfera. Dall'altra parte anche il potenziale economico delle foreste risulta limitato e questo innesca un'ulteriore motivazione di abbandono. L'associazionismo nasce proprio come risposta a queste sfide, perché mette in rete chi possiede, gestisce o lavora nei boschi, per ottimizzare le risorse e le competenze al fine di ottenere una gestione forestale sostenibile, efficace. Grazie al progetto Life Climate Positive, il team di Etifor ha incontrato chi in queste realtà vive e lavora ogni giorno. L'associazione nasce circa 4 anni fa come risposta a un evento tragico. Nel 2017 c'è stato un incendio che ha bruciato buona parte del nostro versante, successivamente schianti per tempeste. Da lì il territorio ha deciso di fare qualcosa per la gestione forestale che era diventata un problema. Da lì è nata l'associazione, oggi siamo a 45 soci e gestiamo 172 ettari di superficie boscata. La foresta modello Valle della Terno è la seconda foresta modello riconosciuta in Italia e siamo più di 100 soci, dei quali 15 comuni, aderito anche il Parco regionale Velino Sirente, e tutte le associazioni del territorio e anche comuni cittadini, imprese, associazioni culturali. Abbiamo sentito come le associazioni forestali siano la soluzione adatta per mettere in rete piccoli proprietari, sia pubblici sia privati, e coinvolgere anche altre componenti della società civile. Vediamo qualche esempio. Il fatto di essere associati dà diritto a innanzitutto un'assistenza tecnica da parte dell'associazione fondiaria. E le aree in cui si vanno a fare gli interventi sono aree che avranno un valore maggiore nel futuro, perché gli interventi che vengono fatti sono miglioramenti fondiari e non interventi, diciamo, finalizzati ad avere del profitto. Ed infine molto spesso viene migliorata l'infrastrutturazione del territorio, perché magari vengono fatte delle strade o ripristinate delle strade che si sono perse a causa delle incurie e dell'abbandono. Nel nostro territorio sostanzialmente i boschi erano abbandonati, i proprietari avevano lì un tesoro che in realtà non lo sfruttavano per nulla, quindi è stato molto importante per loro cominciare ad avere qualcuno che cominciasse a fare i tagli e quindi la pianificazione, la certificazione forestale. Forme associative tra proprietari forestali sono una soluzione efficace per garantire lo scambio di conoscenze tecniche e professionali e per fornire servizi agli associati, come la partecipazione congiunta a bandi e certificazioni. In alcuni casi sono una soluzione organizzativa economicamente valida per garantire una selvicoltura sostenibile. Tutti questi interventi però richiedono un continuo flusso di cassa che le associazioni non possono garantirsi e quindi devono attingere da finanziamenti che possono essere pubblici o privati o da quelli che possono essere i profitti del taglio dei boschi principalmente. Purtroppo le nostre aree non hanno un grande valore economico dal punto di vista del legname e quindi attualmente le uniche entrate che possiamo avere sono quelle derivanti da bandi. Io ho visto questi modelli cooperativi che a livello europeo funzionano molto bene, in cui il proprietario è conferitore del legname e queste strutture sopravvivono e tra l'altro fanno fatturati molto considerevoli. Associarsi quindi è più di una strategia, è creare una comunità che si prende cura del bosco e crea opportunità. È un qualcosa che va un po' al di là dei confini, ripeto, forestali, ma va a cercare di individuare soluzioni che nascono prevalentemente dal basso, quindi il volere degli abitanti di un territorio, portarli verso forme di gestione che siano di fatto
esigenze manifestate dagli abitanti del territorio. La foresta modello ti offre la possibilità di entrare in un circuito di altre foreste mediterranee e foreste a livello internazionale, e questo crea una rete che chiaramente ti dà la possibilità di imparare più velocemente, di fare esperienze, di entrare in progetti che magari da soli non saremmo stati in grado di fare. La gestione forestale sostenibile è un obiettivo possibile, ma le sfide non mancano. Le associazioni forestali si confrontano su temi come la sostenibilità economica e la comunicazione, ponendosi una domanda fondamentale: quale sarà il nostro futuro? Il futuro dell'associazionismo fondiario direi che sta nella rete e nelle filiere. Quindi rete perché è importante andare a capire quali possono essere buone pratiche da replicare, e filiere perché una volta che abbiamo tutte queste superfici dobbiamo riuscire a valorizzare le filiere che stanno dietro il bosco, quindi sia quelle del legname ma soprattutto quelle dei servizi ecosistemici, che possono garantire effettivamente un reddito per queste superfici che altrimenti hanno pochissimo valore. L'abbiamo visto anche nel live, come in Italia ci sono 1000 possibilità, bisogna mettersi insieme per scambiarsi competenze, ma anche per fare lobby a massa critica. L'associazionismo si basa sul volontariato e va benissimo, ma senza una parte di competenze professionali ad oggi non si può andare avanti. Tutto quello che stiamo facendo per il nostro territorio è una novità. Lo stesso parco ci considera un laboratorio per poi poter replicare poi le nostre buone pratiche sul resto del territorio, e credo che ci stia riuscendo bene. Se vuoi saperne di più sull'associazionismo forestale e i suoi vantaggi, visita www.lifeclimatepositive.it. Lì troverai il Toolkit, uno strumento operativo che in 10 passaggi accompagna gestori e proprietari forestali nel percorso di costituzione di nuove associazioni forestali e fornisce spunti e indicazioni per il miglioramento di organizzazioni già esistenti.